avrei mai immaginato che un semplice fine settimana di Halloween a Napoli potesse trasformarsi nel più terrificante incubo della mia vita. Eppure è proprio quello che è successo in quell'appartamento maledetto, dove ho scoperto sulla mia pelle che a volte la realtà può essere molto più spaventosa di qualsiasi leggenda o superstizione. Tutto è iniziato quando ho deciso di prendermi una breve vacanza per staccare dallo stress del lavoro. Volevo visitare Napoli, una città che mi aveva sempre affascinato, ma che non avevo mai avuto occasione di esplorare. E quale momento migliore se non Halloween? Credevo stupidamente che l'atmosfera misteriosa ed un po' inquietante della festa che ho sempre vissuto a Londra si sarebbe perfettamente sposata con il fascino decadente dei vicoli napoletani. Da un piccolo paese della Brianza mi ero trasferito a Londra ormai da 15 anni e mi sentivo più londinese che italiano, anche se il mio paese d'origine mi era rimasto incastonato nel cuore. Ho prenotato un appartamento su Airbnb nel cuore dei quartieri spagnoli. Le foto mostravano un interno accogliente ed arredato con gusto, in un palazzo d'epoca. Il prezzo era davvero conveniente per la posizione centrale, quasi troppo bello per essere vero. Avrei dovuto fidarmi di quell'istinto che mi suggeriva cautela, ma ero troppo preso dall'entusiasmo per il viaggio per dargli ascolto. Sono arrivato a Napoli nel tardo pomeriggio del 30 ottobre. Volo diretto Londra-Napoli. La città brulicava di turisti ed i locali erano truccati con decorazioni a tema Halloween. Mi sono fatto strada tra la folla con il mio trolley, seguendo le indicazioni per raggiungere l'appartamento. Più mi addentravo nei vicoli stretti dei quartieri spagnoli, più l'atmosfera cambiava. Il vociare allegro della gente lasciava il posto ad un silenzio quasi irreale, rotto solo dal mio passo e dal rumore delle ruote della valigia sul selciato sconnesso. Finalmente ho raggiunto il civico indicato nell'annuncio. Era un vecchio palazzo di 2 piani, con la facciata scrostata e le persiane chiuse. Nessuna luce filtrava dalle finestre. Per un attimo ho avuto la sensazione che l'edificio fosse completamente disabitato, ma mi sono detto che probabilmente gli altri inquilini erano semplicemente fuori a godersi la città. Ho suonato il campanello dell'appartamento al secondo piano, come da istruzioni. Nessuna risposta. Ho riprovato un paio di volte, sempre senza successo. Stavo per telefonare al proprietario quando la porta si è aperta con un cigolio tutt'altro che allettante. «Prego, entri pure». Una voce femminile, rauca e tremolante, mi ha fatto sobbalzare. Sulla soglia è apparsa una donna anziana, curva e minuta, avvolta in uno scialle nero. Il suo volto era un intreccio di rughe profonde e gli occhi erano 2 fessure scure che mi scrutavano con un'intensità inquietante. «Buonasera, sono qui per l'appartamento prenotato su Airbnb», ho balbettato, cercando di mascherare il disagio. Lo so, l'aspettavo. Venga, le mostro la casa». La donna si è voltata ed è entrata zoppicando nell'appartamento buio. L'ho seguita con una certa esitazione, trascinando il trolley. L'interno era molto diverso da come appariva nelle foto online. Un odore di muffa e chiuso mi ha colpito immediatamente. I mobili erano coperti da lenzuola ingiallite, come in una casa abbandonata da tempo. Sulle pareti, la carta da parati a fiori era scollata in più punti. «Mi scusi, ma c'è stato qualche problema? L'appartamento sembra diverso rispetto alle foto che ho visto». La vecchia si è girata di scatto, fissandomi con uno sguardo gelido. «Le foto mentono, ragazzo mio, come le persone, del resto. Ma non si preoccupi, avrà tutto ciò che le serve, glielo garantisco». Ha continuato a mostrarmi le varie stanze con gesti nervosi. La cucina era spoglia e polverosa, il bagno aveva piastrelle scheggiate e rubinetti arrugginiti. La camera da letto era l'unico ambiente vagamente in ordine, con un grande letto a baldacchino che occupava quasi tutto lo spazio. «Ecco fatto, spero sia di suo gradimento. Le lascio le chiavi», disse la signora.
Se ha bisogno di qualcosa, mi troverà nell'appartamento di fronte. Buona permanenza. Prima che potessi fare altre domande, la donna era già sparita, chiudendosi la porta alle spalle con un tonfo sordo. Sono rimasto immobile per qualche istante, cercando di elaborare la situazione. Parte di me voleva andarsene subito e cercare un altro alloggio, ma era ormai sera e non avevo alternative a portata di mano. Ho deciso di restare almeno per quella notte, rimandando ogni decisione all'indomani. Ho iniziato a sistemare le mie cose, cercando di rendere l'ambiente un po' più accogliente. Ho tolto i teli dei mobili, sollevando nuvole di polvere che mi hanno fatto tossire. Sotto ho scoperto mobili antichi ma ben conservati. Forse, dopo tutto, la situazione non era così disastrosa come sembrava a prima vista. Il mio disagio, tuttavia, cresceva, ma ho cercato di razionalizzare. Probabilmente ero stato affascinato dalle vecchie superstizioni napoletane che avevo sentito dal tassista. Nulla di cui preoccuparsi. Però la situazione che stavo vivendo era realmente al limite del grottesco. Sembrava il set perfetto per un film dell'horror classico. Ad ogni modo ho deciso di uscire. Ero ai quartieri spagnoli e non potevo andar via senza prima aver visto un posto di cui spesso avevo sentito parlare. Girate 2 svolte me lo trovo di fronte. Sì, proprio lui, il murales di Maradona. È vero, dico fra me e me, questo posto ha un che di magico. Trovo lì vicino un posto per cenare e distrarmi un po'. L'aria fresca della sera mi ha fatto bene, dissipando parte dell'inquietudine. Ho vagato per i vicoli animati, godendomi l'atmosfera festosa. Gruppi di ragazzi mascherati passavano ridendo e scherzando. L'odore di pizza e fritti si mescolava ai profumi dolciastri delle zucche intagliate. Per qualche ora ho dimenticato la stranezza dell'appartamento e mi sono goduto la magia di Napoli. Sono rientrato verso mezzanotte. Il palazzo era ancora immerso nel silenzio e nel buio. Salendo le scale ho avuto la netta sensazione di essere osservato. Mi sono voltato più volte, ma non c'era nessuno. Arrivato davanti alla porta dell'appartamento, ho esitato prima di infilare la chiave nella serratura. Un brivido mi è corso lungo la schiena quando ho sentito dei passi affrettati al piano di sopra, seguiti dal rumore di una porta che sbatteva. Una volta dentro ho acceso tutte le luci possibili. L'appartamento sembrava diverso, come se qualcuno fosse entrato in mia assenza. I mobili erano leggermente spostati, c'erano impronte di passi sulla polvere del pavimento. Ho controllato che non mancasse nulla dalla mia valigia, era tutto a posto. Troppo stanco e confuso per ragionare lucidamente, ho deciso di andare a dormire. Mi sono coricato nel grande letto a baldacchino, lasciando accesa la luce del comodino. Il sonno è arrivato quasi subito, ma non è stato affatto riposante. Ho fatto sogni confusi ed angoscianti. Ad un certo punto mi sono svegliato di soprassalto, madido di sudore. La stanza era immersa nell'oscurità. La lampadina del comodino si era fulminata. Ho cercato a tentoni il mio cellulare per controllare l'ora, le 3:33 di notte. È stato in quel momento che ho sentito dei rumori provenire dal salotto. Passi felpati, il cigolio di un mobile che veniva spostato. Il cuore ha iniziato a battermi all'impazzata. Qualcuno era entrato nell'appartamento. Con le mani tremanti ho acceso la torcia del telefono. La luce fioca ha rivelato che la porta della camera era socchiusa, anche se ricordavo perfettamente di averla chiusa prima di andare a dormire. Ho trattenuto il respiro, cercando di capire cosa stesse succedendo. I rumori si sono interrotti bruscamente. È calato un silenzio innaturale, rotto solo dal mio respiro affannoso. Poi ho sentito dei passi avvicinarsi lentamente alla camera da letto. L'ombra di una figura si è proiettata sulla parete attraverso lo spiraglio della porta. In preda al panico ho cercato qualcosa da usare come arma. Ho afferrato la bagiù dal comodino, strappando il filo dalla presa. La porta ha iniziato ad aprirsi con un cigolio agghiacciante. «Chi è là?» ho gridato con voce strozzata. «Ho chiamato la polizia, stanno arrivando!» Nessuna risposta.
La porta si è aperta del tutto, rivelando una figura alta e scura sulla soglia. Ho puntato la torcia del telefono in quella direzione, ma l'apparizione è svanita in un battito di ciglia. Mi sono precipitato fuori dalla stanza, correndo verso l'ingresso. Ho armeggiato freneticamente con la serratura, ma la porta non si apriva. Era come se qualcuno l'avesse bloccata dall'esterno. Sono corso alla finestra, ma anche quella sembrava sigillata. Ero intrappolato. Il panico mi stava sopraffacendo. Facevo fatica a respirare. È stato allora che ho sentito una risata sommessa alle mie spalle. Mi sono voltato di scatto, puntando la torcia. La vecchia proprietaria era lì, in piedi, al centro del salotto. Il suo volto era contorto in un ghigno innaturale, gli occhi spalancati e vuoti come quelli di una bambola. «Benvenuto, ospite mio», ha detto con voce cavernosa. «Spero che la tua permanenza sia indimenticabile». Ho urlato, lanciandole contro la baciù che ancora stringevo in mano, ma l'oggetto è passato attraverso di lei come se fosse fatta di fumo. La vecchia ha riso di nuovo, un suono che mi ha gelato il sangue nelle vene. «Non puoi scappare. Sei parte della casa ora, come tutti gli altri», disse quella strega, indicando una serie di esseri semitrasparenti che erano apparsi accanto a lei. La realizzazione mi ha colpito come un pugno allo stomaco. Ero caduto in una trappola mortale. Quell'appartamento era una tomba per turisti ignari, attirati con l'inganno e poi, cosa? Uccisi? Imprigionati in qualche modo sovrannaturale? No, mi sono detto, doveva esserci una spiegazione razionale. Forse ero ancora addormentato, forse qualcuno mi aveva drogato. Non poteva essere reale. Mi sono pizzicato forte, sperando di svegliarmi, ma il dolore era reale, come lo erano le figure spettrali che mi circondavano, sempre più vicine. «Aiuto!» ho gridato con quanto fiato avevo in gola. «Qualcuno mi aiuti!» Le mie urla sembravano essere inghiottite dalle pareti. Nessun suono dall'esterno, nessun segno che il mondo, oltre quella stanza, esistesse ancora. La vecchia si è avvicinata, allungando una mano rugosa verso di me. «Non serve a nulla gridare, ragazzo mio. Nessuno può sentirti, nessuno verrà a salvarti». Sono indietreggiato fino a trovarmi con le spalle al muro. Le figure spettrali erano ormai a pochi centimetri da me e potevo sentire il freddo emanato dai loro corpi eterei, come un gelo che mi penetrava nelle ossa. In quel momento di terrore assoluto, qualcosa dentro di me si è ribellato. Con uno scatto disperato ho afferrato una sedia e l'ho scagliata contro la finestra con tutte le mie forze. Il vetro è andato in frantumi, con un fragore assordante. L'aria fredda della notte è entrata nella stanza come una benedizione. Ho visto lo stupore e la rabbia sul volto della vecchia. «No!» ha urlato, «non puoi sfuggirci!» Senza pensarci due volte mi sono lanciato attraverso la finestra rotta. Ho sentito il vetro tagliarmi la pelle, ma in quel momento non mi importava. Sono atterrato pesantemente sul balcone del piano inferiore. Il dolore dell'impatto era offuscato dall'adrenalina. Non mi sono fermato, ho continuato a scendere, saltando da un balcone all'altro, incurante dei tagli e delle contusioni. Dietro di me sentivo le urla furiose della vecchia e di lamenti spettrali che sembravano provenire dalle viscere della terra. Finalmente ho raggiunto il livello della strada. Ho corso come non avevo mai corso in vita mia, zigzagando tra i vicoli bui dei quartieri spagnoli. Non sapevo dove stavo andando. L'unica cosa che contava era allontanarmi il più possibile da quell'appartamento maledetto. Ho corso finché i polmoni non mi bruciavano e le gambe minacciavano di cedere. Mi sono ritrovato in una grande piazza che non riconoscevo, deserta a quell'ora della notte. Mi sono accasciato a terra tremando ed ansimando. Solo allora mi sono accorto di essere coperto di sangue e di avere i vestiti strappati dai vetri della finestra. Dovevo avere un aspetto terribile, ma almeno ero vivo. Ero sfuggito a qualunque cosa fosse quella trappola infernale. Ho preso il telefono con le mani tremanti per chiamare la polizia, ma lo schermo era nero. La batteria era completamente scarica. Mi sono guardato intorno, cercando aiuto. La piazza era ancora deserta.
ma ho notato una luce accesa in un bar all'angolo. Con le ultime forze rimaste mi sono trascinato verso quella promessa di salvezza. Il barista, un uomo sulla cinquantina, con baffi folti, mi ha guardato con gli occhi sgranati quando sono entrato barcollando nel locale. «Madonna mia!» ha esclamato, «che v'è successo?» Ho cercato di spiegare, ma le parole che uscivano in un flusso confuso ed incoerente non riuscivano a rendere il mio pensiero. Ho parlato dell'appartamento, della vecchia, delle figure spettrali. L'uomo mi guardava con un misto di preoccupazione e scetticismo. Ha posato lo straccio con cui stava pulendo il bancone e si è avvicinato. «Calmatevi, signore, respirate profondamente, vi porto un bicchiere d'acqua». Ho bevuto avidamente, realizzando solo in quel momento quanto fossi disidratato. Il barista mi ha fatto sedere su uno sgabello ed ha iniziato a esaminare le mie ferite. «Non sembrano gravi, ma dovreste farvi vedere da un medico. Volete che chiami un'ambulanza?» Ho scosso la testa. L'idea di attirare l'attenzione mi terrorizzava. E se la vecchia mi avesse trovato? «No, no, sto bene. Ho solo bisogno di riposare un attimo. Posso usare il vostro telefono? Il mio è scarico». Il barista ha annuito, porgendomi il suo cellulare. Con le mani che tremavano ho composto il numero di una mia amica che viveva a Napoli. Martina era l'unica persona che conoscevo in città. Come la conoscessi e soprattutto perché ricordassi il numero a memoria è una cosa che esula da questo racconto. Magari lo racconterò un'altra volta, perché tutto sommato è stata un'esperienza traumatica anche quella, seppur vissuta in un'altra città. Martina ha risposto al terzo squillo. La voce era impastata dal sonno. Le ho spiegato in breve la situazione, cercando di non sembrare completamente fuori di testa. Ha promesso di venirmi a prendere il prima possibile. Mentre aspettavo, il barista, che si era presentato come Antonio, mi ha offerto un caffè ed ha cercato di farmi parlare. Era evidente che non credeva alla mia storia di fantasmi e case stregate, ma era abbastanza gentile da non dirlo apertamente. «Sapete, signore, Napoli è una città piena di misteri», ha detto con un sorriso comprensivo. «A volte la mente ci gioca brutti scherzi, specialmente di notte. Magari avete avuto un brutto sogno». Ho annuito distrattamente, troppo esausto per discutere. Parte di me voleva credere che avesse ragione, che fosse stato tutto un terribile incubo, ma i tagli ed i lividi sul mio corpo erano fin troppo reali. Martina è arrivata dopo circa mezz'ora, con gli occhi ancora gonfi di sonno, ma visibilmente preoccupata. Mi ha abbracciato, poi si è rivolta ad Antonio. «Grazie mille per esservi preso cura del mio amico. Quanto vi devo per il disturbo?» Antonio ha fatto un gesto con la mano. Niente, sono contento di aver potuto aiutare». Martina mi ha accompagnato alla sua macchina, sostenendomi mentre camminavo. Una volta in auto ho iniziato a raccontare tutto nei dettagli. Mi ascoltava in silenzio con l'espressione sempre più preoccupata. «Marco, quello che mi stai raccontando è incredibile», ha detto quando ho finito. «Sei sicuro di non aver preso qualcosa? Magari qualcuno ti ha drogato?» «Lo so che sembra assurdo, Marti, ma ti giuro che è tutto vero. Dobbiamo andare alla polizia, denunciare quella vecchia. Chissà quante altre persone ha». Martina mi ha interrotto con gentilezza. «Ascolta, adesso la cosa più importante è farti visitare da un medico. Poi riposeremo un po' e domattina, con calma, decideremo cosa fare. Ok?» Ho annuito, ero troppo stanco per protestare. Martina mi ha portato al pronto soccorso, dove mi hanno medicato i tagli e fatto alcuni esami. I dottori sembravano più preoccupati per il mio stato mentale che per le ferite fisiche. Mi hanno fatto molte domande sul mio consumo di alcol e droghe, chiaramente non convinti della mia storia. Alla fine, non avendo trovato nulla di grave, mi hanno dimesso con la raccomandazione di riposare ed eventualmente consultare uno psicologo. Martina mi ha portato a casa sua, insistendo che non potevo restare da solo. Ho dormito per quasi tutto il giorno seguente. Il corpo e la mente erano completamente esausti. Quando mi sono svegliato era già pomeriggio inoltrato. Mi sentivo più lucido, ma non meno spaventato. Martina era seduto in salotto, con il computer sulle ginocchia. Quando mi ha visto, ha chiuso lo schermo con un'espressione strana. «Come ti senti?» mi ha chiesto. «Meglio, credo.
Marti, so che pensi che sia impazzito, ma ti assicuro che... Ti credo, mi ha interrotto, o almeno credo che tu creda davvero a quello che hai vissuto. Ha riaperto il computer e girato lo schermo verso di me. C'era una pagina di notizie locali aperta. Ho fatto alcune ricerche sull'indirizzo che mi hai dato. Guarda. L'articolo parlava di una serie di sparizioni misteriose avvenute negli ultimi anni nei quartieri spagnoli. Tutte le vittime erano turisti, tutti avevano affittato appartamenti nella stessa zona. La polizia brancolava nel buio. Nessuna traccia dei corpi o degli effetti personali delle vittime era mai stata trovata. Ho sentito un brivido corrermi lungo la schiena. Vedi, te l'avevo detto, dobbiamo andare subito alla polizia, dissi. Martina ha scosso la testa. C'è dell'altro, Marco. Ho controllato l'indirizzo esatto che mi hai dato. Quel palazzo non esiste. Cosa? No, è impossibile. Ci sono stato, l'ho visto con i miei occhi. Lo so, ma guarda qui. Ha aperto Google Maps, mostrandomi la strada. Vedi, c'è un vuoto dove dovrebbe esserci il palazzo. Ed ho trovato foto storiche del quartiere. In quel punto non c'è mai stato un edificio, almeno non negli ultimi 100 anni. Sono rimasto in silenzio, cercando di elaborare quell'informazione. Come poteva essere possibile? Eppure, ripensandoci, mi sono reso conto che non avevo foto dell'appartamento sul mio telefono. L'annuncio su Airbnb era scomparso. Era come se quella notte non fosse mai esistita. Cosa? Cosa credi che significhi? Ho chiesto con la voce che mi tremava. Martina ha sospirato. Non lo so, Marco, ma penso che dovremo indagare più a fondo. C'è qualcosa di molto strano in questa storia ed ho intenzione di scoprire cosa. Nei giorni seguenti, Martina ed io abbiamo iniziato la nostra personale indagine. Abbiamo setacciato i quartieri spagnoli in lungo e in largo, parlando con i residenti e con i commercianti. Nessuno sembrava sapere nulla di quel palazzo abbandonato o di una vecchia che affittava appartamenti ai turisti. La polizia, quando l'abbiamo contattata, si è mostrata scettica e poco interessata. Senza prove concrete, la mia storia sembrava solo il delirio di un turista che aveva bevuto troppo la notte di Halloween. Ma io sapevo che c'era qualcosa in più. Non potevo semplicemente dimenticare e andare avanti con la mia vita, non quando altre persone potevano essere in pericolo. Una sera, circa una settimana dopo l'incidente, Martina ed io stavamo rivedendo tutte le informazioni raccolte. Eravamo seduti nel suo salotto, circondate da mappe, articoli di giornale ed appunti sparsi. C'è qualcosa che ci sfugge, ha detto Martina, passandosi una mano tra i capelli con frustrazione. Deve esserci una spiegazione logica. È stato in quel momento che ho notato qualcosa. Una foto in bianco e nero su un vecchio sito internet aveva catturato la mia attenzione. Mostrava una donna anziana, con lo sguardo severo rivolto alla camera. Nonostante la qualità sgranata dell'immagine, l'ho riconosciuta immediatamente. Martina, guarda, è lei, la vecchia dell'appartamento. La mia amica ha esaminato attentamente la foto. Sei sicuro? Quest'articolo è di 50 anni fa. Ho annuito con convinzione. Assolutamente, non potrei mai dimenticare quel volto. Abbiamo letto avidamente quell'articolo. Parlava di una donna, Carmela Esposito, accusato di aver ucciso diversi inquilini nella sua pensione nei quartieri spagnoli. Era stata assolta per mancanza di prove, ma la sua casa era stata demolita poco dopo a causa di problemi strutturali. Ecco perché non c'era nessun palazzo all'indirizzo, ha mormorato Martina. Ma com'è possibile che tu l'abbia vista? E l'appartamento? Non avevo risposte, solo altre domande, ma sentivo che forse eravamo sulla strada giusta. Nei giorni seguenti abbiamo scavato più a fondo nella storia di Carmela Esposito. Abbiamo scoperto che lei era morta pochi anni dopo il processo, sola e dimenticata. La sua tomba era al cimitero di Poggioreale. Con un misto di trepidazione e paura abbiamo deciso di visitare il cimitero. Il cimitero era deserto quando siamo arrivati. Il sole stava tramontando, tingendo tutto di una luce rossastra. Abbiamo vagato tra le lapidi finché non abbiamo trovato quella di Carmela. Era una semplice pietra grigia, coperta di muschio, ma c'era qualcosa di strano. Ai piedi della tomba c'era un mazzo di fiori freschi. Qualcuno è stato qui di recente, ha sussurrato Martina.
In quel momento abbiamo sentito dei passi dietro di noi. Ci siamo voltati di scatto con il cuore che batteva all'impazzata ed intimamente convinti di aver fatto una grande fesseria a trovarci lì, in quel preciso momento, perché i defunti vanno lasciati riposare in pace. Napoli stanotte sembra morta, vicoli bui, l'anima mi è scossa. Sotto sta luna cala paura, entra nell'ombra e non c'è più cura. L'anziana mi guarda, l'occhio vuoto, non posso scappare, sto già nascosto, a porte chiuse, a finestre pure, sto intrappolato, sente murmura. Fantasmi di Napoli sussurrano forte, le ombre che ballano portano a morte. La vecchia mi aspetta, è pronta a picca, non c'è sta via d'uscita, nessuno sa. Corro per scala, a gambe tremano, mo sonno e sveglio, non me lascio cagna. I taglio sangue, mi fanno ricordo, stanotte in incubo non si può scappare. Città si gira, parla e mi accompagna, Maradona mi guarda, mi pare una sciarra, ma tinta sta nebbia, vedo passata, la vecchia ride m'ha già cerchiato. Fantasmi di Napoli sussurrano forte, le ombre che ballano portano a morte. La vecchia mi aspetta, è pronta a picca, non c'è sta via d'uscita, nessuno sa. Quando è l'alba e spunto sole, speranza nata, vuota amore, che nessuno sente, nessuno vede, l'anima resta campo sempre fiede. Fantasmi di Napoli sussurrano forte, le ombre che ballano portano a morte. La vecchia mi aspetta, è pronta a piglia, non c'è sta via d'uscita, nessuno sa. Napoli, notte in un mistero, cammina cauto, non fido pensiero. Ho passato vivo in coppa a sta terra, se ancora ti chiama non ci spero. Speranza nata, volta amore, che nessuno sente, nessuno vede, l'anima resta qua, per sempre fiede. Aspetta un attimo, prima di andare via, ho un messaggio importante per te. Se ti è piaciuta questa storia, allora non potrai perderti il primo romanzo di Misteri di Mezzanotte, Il villaggio nel bosco, un libro che ti terrà incollato fino all'ultima pagina, te lo garantisco. La protagonista, se segui questo canale, la conosci già. Non attendere oltre, lo trovi su Amazon e ti lascio il link in descrizione ed in alto nella scheda. E siamo giunti alla fine di questa storia, che spero vi sia piaciuta. Vi chiedo di farmelo sapere aggiungendo un like ed un commento, oltre che di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per essere aggiornati sulle nuove storie. Ti ricordo che questo canale è affiliato con Amazon Audible. Usa il link in alto a destra per una prova gratuita di 30 giorni, senza nessun vincolo. Vi lascio di seguito il link ad un altro racconto che sono sicuro vi piacerà ugualmente. Grazie per l'ascolto ed a presto.